Buongiorno, in questo video di oggi parlerò di attenuatori da laboratorio, mostrerò una misura, come effettua una misura e come si dovrebbe effettuare la manutenzione dell'attenuatore. Prima di però iniziare con la misura vorrei spendere due parole per spiegare le tipologie di attenuatori che si possono trovare in commercio. Allora, gli attenuatori principalmente esistono di due tipologie, quello di tipo reversibile e quello non reversibile. Quello non reversibile è un tipo di attenuatore che normalmente, cioè di solito, è realizzato con delle resistenze in serie e se si dovesse invertire l'ingresso con l'uscita, la resistenza nella porta output, cioè quindi quella della porta di uscita, non sarebbe in grado di dissipare il calore e si brucierebbe l'attenuatore. Quindi è molto importante leggere sull'attenuatore se c'è scritto ingresso e uscita in maniera definita e quindi distinta, altrimenti se l'attenuatore è di tipo reversibile è possibile connettere il segnale, quindi il cavo di segnale, o da una porta o dall'altra, perché normalmente questo tipo di attenuatore è composto da una resistenza unica o al massimo delle resistenze in parallelo. Comunque sono bidirezionali le due porte. Detto questo, è molto importante quindi andare a sapere questo parametro e anche il parametro di potenza continuativa che si può applicare all'attenuatore. Questo è un dato che ci viene fornito dal produttore. Il produttore ci fornirà due parametri, di solito quello di potenza continuativa e quello di potenza di picco. La potenza continuativa significa che io posso introdurre questa potenza all'ingresso del mio attenuatore per un tempo non definito, cioè potrebbe essere un mese, un anno, un giorno, cioè non è importante, perché l'attenuatore è in grado di gestire questa potenza se però ci troviamo in un ambiente che rientra dentro il range di temperatura, cioè il produttore ci dirà anche qual è il range di temperatura di lavoro dell'attenuatore, cioè l'attenuatore di solito può essere 40 gradi, 50 gradi, comunque c'è scritto nel datasheet tecnico. Quindi se noi lo usiamo in laboratorio, sicuramente questi valori, ipotizziamo che l'attenuatore supporti 1 kW, sono già sottostimati, perché comunque se noi siamo in un laboratorio con 20 gradi sicuramente non incorriamo a rischi. Logicamente non possiamo superare la temperatura che ci viene data dal produttore. Altro parametro che ci può dare il produttore dell'attenuatore è la potenza di picco. La potenza di picco non va mai superata, perché è la potenza che ci indica, il produttore indica la potenza di un test che lui ha effettuato fino a, introducendo un segnale fino a quando la resistenza non si è probabilmente o crepata o danneggiata. Quindi è una potenza che non va mai raggiunta, perché è la potenza di rottura della resistenza. Quindi l'attenuatore è composto da una o due o una serie di resistenze, e il segreto dell'attenuatore non è altro che riuscire a dissipare il calore. E per farlo vengono realizzati sistemi di raffreddamento ad olio e raffreddamento con ventole ad aria. La portata la portata d'ingresso di un attenuatore dipende appunto dal potere di dissipazione del calore. Normalmente lo stesso produttore fornisce anche dei kit di espansione della potenza continuativa di ingresso, cioè per esempio la Beard, che è uno dei più noti produttori di attenuatori e di carichi di load, cioè di carichi fittizi, fornisce in abbinamento allo stesso attenuatore anche un kit per raddoppiare la potenza di dissipazione, che di solito è uno chassis con delle ventole, cioè quindi si compra un attenuatore da 1 kW
si vuole misurare un segnale continuativo a 2 kW, basta comprarsi lo chassis con le ventole, e questo il produttore garantisce che da questo momento in poi, se si usa questo kit, l'attenuatore può sopportare una potenza maggiore del doppio di quella continuativa dichiarata dal datasheet. Allora uno può dire, vabbè, allora compro delle ventole tipo come faccio io, che utilizzo 2 ventole o 4 ventole lateralmente. Sì, si può fare anche questo, però nessuno vi garantisce che non si rompa l'attenuatore. Cioè l'attenuatore, per avere una garanzia di questo, bisogna acquistare il kit, perché il kit è stato testato e quindi c'è una tipologia di convoluzione di aria. È un prodotto testato, certificato, e quindi siamo sicuri. Altrimenti, come dicevo prima, io personalmente utilizzo delle ventole e non ho mai avuto problemi, però è a vostro rischio e pericolo. È necessario comunque verificare, fare un piccolo controllo generale dell'attenuatore per vedere se almeno se il livello dell'olio rientra dentro i range medi diciamo, di livello, che non sia sceso entro una certa soglia. E dopo spiegherò anche il discorso delle guarnizioni, perché comunque quando si applicano potenze elevate bisogna controllare anche gli OR, le guarnizioni, perché altrimenti può fuoriuscire l'olio. Bene, partiamo con la misura. Allora, procediamo con la connessione del cavo. Un po' rigido. Allora, qui testeremo l'uscita prima con il BIRD, poi manderemo un segnale audio in ingresso, e usciremo faremo il controllo anche con l'oscilloscopio, con l'analizzatore di spettro, per vedere i segnali. Allora, partiamo accendiamo anche la ventolina, il raffreddamento. Quindi abbiamo 1000 watt, scala 1000 watt, usiamo la cialda da 1000, cioè il tappo da 1000 del BIRD. Accendiamo, quindi tutto collegato. Quindi qui c'è un interruttore anche qui, Vediamo che parte la ventola. Accendiamo un po' di potenza. Siamo a 300 watt. Siamo a 300 watt. Al momento non ci sono delle spie di protezione. Andiamo su di potenza. Adesso siamo poco più di mezzo kilowatt. 550 watt. Bene, come abbiamo potuto vedere nel video, il test è stato effettuato in diversi step, quindi applicando un segnale
proveniente da un trasmettitore RVR, il Tex LCD, quello da 1000 watt della RVR, applicando inizialmente 300 watt, ho aspettato 2-3 minuti, ho portato l'amplificatore a 550 watt, ho aspettato altri minuti, poi adesso non si vede poi la parte successiva perché questo è un video di un vecchio repertorio di quest'inverno, e poi sono passato a 700 watt, questo in maniera graduale, perché questo tipo di resistenze, cioè è bene non stressare troppo con degli shock termici queste resistenze all'interno di questi attenuatori, anche perché si può creare una piccola crepolina che magari non si vede subito, cioè non si sente subito, ma in futuro potrebbe diventare una rottura o un qualcosa di, cioè una rottura della resistenza. Mi è capitato a volte, un paio di volte, no, una volta mi è capitato un dB, un trasmettitore exciter della dB da 1200 watt che ero convinto fosse impostato a 500 watt, invece è partito a 1200 e per circa 30 secondi il tempo che io lo abbassassi di potenza è stato lì a 1200 watt, non è successo niente. Un'altra volta mi è capitato un Oxon, una marca, un amplificatore da 1500 watt, e anche lì era partito subito a 1000-1100 e l'ho dovuto abbassare subito in modo tale da far lavorare l'attenuatore in maniera molto graduale. Quindi abbiamo capito un po' come si effettua questo tipo di misura, passiamo alla fase di uso e manutenzione di questo tipo di attenuatore. Questo è il Beard 8325, è un attenuatore non reversibile, quindi ha un'uscita diversa dall'ingresso, infatti c'è scritto output, quindi uscita, e dalla parte opposta c'è la input. Se si inverte il segnale, come dicevo prima, si brucia la resistenza, mentre invece quell'attenuatore, quello dietro il multimetro, quello è sempre un attenuatore Beard da 200 watt mi pare, sì, fino a 3 GHz, quello è reversibile, cioè non ha una direzionalità all'ingresso con l'uscita. Bene, partiamo col discorso delle manutenzioni. Allora, per quanto riguarda comunque la manutenzione, bisogna prendere fuori il manuale di uso e manutenzione, perché ogni modello è a sé, più o meno, però adesso vi spiegherò quali sono le procedure. Per esempio, questo modello qui ha una quantità di olio di 3,4 litri. La prima parte che bisogna fare inizialmente, torniamo un passo indietro, vi consiglio quando acquistate questi attenuatori di fare in modo che vengano allegati a loro delle maschere di misura fatte con un analizzatore di rete vettoriale. Io per esempio quando acquistai questo da un altro laboratorio mi sono fatto fare una misura con un analizzatore di rete dell'Agilent, in modo tale che me la tengo sempre come riferimento, perché ogni tot anni vado a comprare quella misura con una successiva, perché in questo modo se ci sono degli abbassamenti di return loss, cioè dei peggioramenti di return loss o dei peggioramenti di flatness, quindi della linearità del segnale, della potenza, cioè del segnale che passa, di passaggio, potrebbe essere imputabile molto facilmente all'olio, perché l'olio è uno dei parametri quando l'olio si invecchia molto oppure scende diciamo di livello, si crea questo peggioramento, perché è molto importante l'olio per questo tipo, perché questi sono oli speciali, sono oli di elettrici, quindi se perdono le proprietà dielettriche, anche, cioè non dico che le perdono, però se vengono a meno di alcune proprietà dielettriche o di permeabilità, incominciano a darvi questi problemi. Un'altra cosa che dà problemi di linearità e quindi di flatness e di return loss è l'usura del connettore. Il connettore, se è usurato, va cambiato, specialmente quello ma tutte e due, però quello delle input, specialmente quello della input, perché quello è poi quello che restituisce la parte cioè la misura del return loss dipende da quel connettore lì. Quindi connettore è questo. Dopo, una volta che voi avete una misura definita come parametro di riferimento, sapete che quando peggiora qualcosa
rispetto a quello di quando l'avete comprato, vuol dire che è stato commesso qualche errore. Nella peggiore delle ipotesi si è crepata una resistenza o si è bruciata una resistenza, però è difficile su questi attenuatori, bisogna proprio usarli malissimo. E comunque questo è un riferimento importante. Il resto, prima di effettuare una misura con un segnale di potenza elevato, si conviene fare un piccolo check-up che adesso vi spiegherò come fare. Allora, il primo check-up è quello di controllare se questa porta ha una resistenza di 50 ohm più precisi possibili. Lo stesso per la resistenza, cioè la resistenza della porta d'ingresso. Quindi si applica il tester tra la massa e il polo caldo, il polo centrale, e si misurano i 50 ohm. Lo stesso per la porta d'ingresso, e poi si utilizza il tester, si collega il polo centrale della porta di uscita, il polo centrale della porta d'ingresso, e si debbono misurare 94 ohm per questo tipo di attenuatore. Una volta fatto questo si passa alla verifica visiva, si controlla se qui ci sono delle perdite di olio, qui e qui intorno. Se ci sono, vuol dire che l'attenuatore c'ha qualche problema, o c'è stato messo poco olio, o c'è troppo olio dentro, oppure c'è qualche guarnizione rotta. Allora a questo punto si svita questa qui, tenendo l'attenuatore in questa posizione orizzontale, si svita questa non è un tappo, e non bisogna mai usare l'attenuatore con il tappo di trasporto, perché questo qui viene venduto con una valvola, che questa è la valvola che si usa quando l'attenuatore è in funzione, è un tappo di trasporto. Il tappo di trasporto va messo solo quando voi lo trasportate, perché altrimenti se lo girate con questa valvola esce fuori l'olio. Il tappo non va usato mai quando usate perché non ha più la protezione, quindi perché questa è una valvola di sfogo, di sicurezza. Se aumenta troppo la pressione e qui c'è il tappo, esplode questa parte qui. Quindi cosa fate? Svitate la valvola, controllate la prima OR che c'è dentro, si deve leggermente diciamo allungare, deve essere un OR tenero, non deve essere duro, secco, crepato, perché altrimenti se questo R è difettoso, quando la temperatura dell'olio aumenta la pressione, uscirà l'olio di qua e non va bene. Quindi cambiate l'OR. Secondo punto, misurate il livello dell'olio con una bacchetta. Inserite la bacchetta da questo punto, cioè dovete misurare che ci siano solo 4 mm di olio qui per questo modello. Altri modelli potrebbero essere un po' di più, un po' di meno. Questo sono 4 mm di olio. Se l'olio è più basso, succede che quando va in surriscaldamento fuoriesce di qua e le resistenze per un momento si possono trovare prive di contatto d'olio. Se l'olio è troppo alto, fuoriuscirà l'olio da questa valvola di protezione. Se invece vi scordate la valvola di protezione e usate il tappo, esploderà questo tubo qua, cioè vi uscirà l'olio di qua. Quindi una volta misurati questi 4 mm, se l'olio non è secco, è a livello giusto, a questo punto potete anche evitare di aprire questa, se qui non perde, e chiudete tutto. Però consiglio di svitare questa, perché questo modello non aveva l'OR su questi modelli vecchi. Consiglio di mettere un OR lì. Io l'ho usato la pasta, quella per le coppe dell'olio, che è una silicone, una guarnizione in pasta, quelle che si usa per le coppe dell'olio. Dopo che ho fatto questa modifica, questa aggiunta non ha più fatto nessun tipo non ha più avuto nessun tipo di perdita. Quindi se l'olio è a posto non si procede con altre verifiche. Se invece dovete a questo punto, oppure se invece vedete che c'è una piccola gocciolina di olio lì sotto, oppure se l'olio qui era troppo basso, oppure se dovete fare dei rabocchi, allora dovete tirare in verticale, mettere in piedi questa unità di attenuatore in verticale, svitare questa vite, rimuovere questa fascetta e svitare di nuovo questo. Qui dentro ci sarà un OR, lo controllate, deve essere anche questo elastico. Se questo è crepato o ha problemi dovete sostituirlo,
e una volta fatto questo, se dovete cambiare l'olio dovete svuotare tutto l'olio, che saranno appunto circa, dipende quanto ce n'è, adesso dovrebbero essere 3 litri e 4 se è a livello giusto. Lo svuotate tutto, consiglio di usare, cioè di aggiungere un mezzo bicchiere d'olio pulito, da usare come risciacqua, come lavaggio, perché così si pulisce un po' dentro, e poi dopo lo buttate questo, richiudete tutto con la guarnizione qui, e tenete aperto questo tappo perché rimettete in posizione orizzontale l'attenuatore, e versate 3,4 litri, versate 3 litri e poi controllate quando è il livello di 4 mm. Questo è l'olio che ho notato che con quest'olio le caratteristiche e le performance dell'attenuatore sono migliorate. È uno Shell di ala B, è un olio come dicevo di elettrico. Questo olio in pratica originariamente la Beard utilizzava la di ala A, adesso non lo fanno più, c'è il di ala B. Se trovate un di ala A, un pochino di olio lo potete diciamo rabboccare, ma io consiglio di sostituirlo tutto. La Beard vende questi barattoli di olio a 200 e passa euro l'uno, in realtà si possono trovare a 30 euro l'uno. Il problema di questi oli qua è che li vendono diciamo, a barili da 100 litri, quindi poi li vendono in galloni, e quindi il problema è che è difficile riuscire a trovare qualcuno che abbia comprato questi, diciamo, questi barili e poi li abbia riversati dentro delle bottiglie da mezzo litro, da un litro. Però comunque se si effettuano io diciamo li trovo tranquillamente, e quindi non ho avuto problemi. Questo qui è un olio che, come dicevo, installando questo olio ho guadagnato 0,05 dB sulla misura, diciamo, della S21, quindi di linearità, e ho guadagnato 2-3 dB di return loss, quindi sono arrivato a quasi a 38-40 dB di return loss, prima ero 35, quindi logicamente il return loss migliora la linearità, si abbassa l'attenuazione, perché comunque l'olio che c'era prima era molto vecchio, ecco, quindi ogni 15 anni l'olio va cambiato, ogni 15 circa va cambiato, e si può usare questo tipo di olio qua, che come dicevo con 30 euro si può, dentro un attenuatore come questo ci sono 3 litri più o meno, e questo è il quanto. Se si dovessero danneggiare le resistenze diventa un problema, perché quando si smonta questo blocco qua si sfila questo, diciamo, questo elemento scorrevole, e all'interno ci sono le resistenze, sono resistenze molto costose, è difficile accederci facilmente, quindi è meglio evitare che si danneggino queste resistenze. Questo è tutto, il video è terminato, al prossimo video.